Le mura della villa della famiglia Negri, di solito rallegrate da risate e chiacchiere, quella sera vibravano di una tensione quasi palpabile. Era la cena annuale, un rituale immutabile, ma per Vanessa era solo un prologo a una recita ben studiata. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto del profumo dell'arrosto che si mescolava all'odore stantio delle aspettative non dette e del tintinnio dei bicchieri che non riusciva a mascherare le fessure profonde che serpeggiavano sotto la superficie di una famiglia che all'apparenza sembrava uscita da un catalogo patinato. Vanessa si era scelta un posto quasi invisibile all'estremità della lunga tavolata, un punto d'osservazione da cui poteva assistere allo spettacolo senza esserne pienamente parte. I suoi occhi erano magnetizzati dalla figura di suo padre, il signor Negri, il monarca indiscusso di quel piccolo regno domestico. Un tempo magnate dell'acciaio, ora ritirato, la sua sola presenza riempiva la stanza e le sue sentenze erano pietre scolpite, non semplici opinioni. Il sorriso che gli incorniciava le labbra era quello che Vanessa conosceva fin troppo bene, non autentica gioia, ma la soddisfazione di un regista che si appresta a dirigere la sua scena più attesa. Si alzò, il bicchiere di cristallo in mano, il leggero picchiettio di un anello contro il vetro che richiamava un silenzio immediato e quasi reverenziale. Era il segnale. Ogni conversazione moriva e un'attesa quasi religiosa calava su tutti i presenti. Voglio solo dire una cosa. La sua voce, un baritono profondo, risuonò nella sala. Sono orgoglioso, immensamente orgoglioso, di tutti i miei figli. Fece una pausa carica di significato, gli occhi che indugiavano su Andrea, l'affermato cardiochirurgo, su Giulio, l'ingegnere la cui start-up prometteva di rivoluzionare il mercato, e su Alessandra, l'elegante avvocatessa, il fiore all'occhiello della famiglia, che brillava in ogni salotto. Erano tutti lì, i suoi trofei viventi, esposti con orgoglio. Poi, con una lentezza quasi teatrale, lo sguardo del signor Negri si posò su Vanessa. Solo una persona, tuttavia, come sempre non ha compreso il valore del nostro nome, l'eterna sognatrice, là in fondo al tavolo. Un gelido istante di silenzio surreale si abbatté sulla sala, seguito da risate strozzate. Michele, il fratello più impulsivo, fu il primo a ridacchiare, un suono nervoso che si diffuse presto tra gli altri. Giulio si unì con un sorriso forzato e persino Alessandra lasciò sfuggire una risatina, come se l'umiliazione fosse un'arguta battuta. La madre di Vanessa, il volto una maschera di imbarazzo, si voltò verso il caminetto, mentre gli zii e i cugini abbassavano lo sguardo, incapaci di sostenere la tensione. Vanessa, però, non si mosse. Ogni risata era un colpo, non al suo cuore, ma alla sua pazienza. Era una dichiarazione pubblica, un'esecuzione morale orchestrata con precisione chirurgica. Non era certo la prima volta che suo padre la umiliava, ma mai con tale freddezza davanti all'intera cerchia familiare. Per un breve, interminabile momento sentì il corpo irrigidirsi, il cuore che martellava contro le costole, eppure il suo viso rimase una maschera impassibile. Avrebbe potuto scattare, urlare, persino piangere. Invece fece qualcosa di inaspettato. Con una calma che rasentava l'inquietante, Vanessa si limitò a un impercettibile cenno del capo. Poi, con un gesto lento e meditato, estrasse dalla tasca interna del blazer un piccolo plico di fogli, ripiegato con cura. Si alzò. Ogni occhio era puntato su di lei mentre avanzava lungo il tavolo, ogni passo un'affermazione. Depose il plico proprio di fronte a suo padre, accanto al suo bicchiere di cristallo intonso. Per te, papà, un promemoria per la festa del papà. E senza aggiungere altro, senza neanche un'occhiata fugace ai volti attoniti, si voltò, afferrò il cappotto dall'appendiabiti e si avviò con passo fermo verso l'uscita. Nessuno osò pronunciare una parola. Nessuno cercò di fermarla. Il silenzio che si era cristallizzato era così denso da poterlo quasi tagliare, carico di pensieri non detti e domande mute. Giulio, il più misurato dei fratelli, ruppe la quiete con una risata tesa. Dai, è uno scherzo, vero? Non è possibile. Ma non ricevette risposta.
neanche da suo padre, che sembrava pietrificato. Vanessa si fermò un istante sulla soglia, senza voltarsi. Il suo cuore batteva forte, non più per rabbia o dolore, ma con la consapevolezza di chi sta per chiudere un ciclo. Sua madre si era portata una mano alla bocca, il volto pallido, forse per lo shock o la vergogna, ma rimase immobile sulla sua sedia. Immobile come sempre, complice silenziosa di ogni umiliazione. Anche Alessandra, la sorella ammirata, non proferì parola. I suoi occhi erano bassi, le labbra serrate. La sua usuale sicurezza era svanita. Forse anche lei aveva percepito che certi limiti erano stati superati, che il prezzo di ridere per compiacere era troppo alto, ma il più sconcertato di tutti era il signor Negri. Rimase immobile, il bicchiere ancora a mezz'aria, lo sguardo fisso sul plico piegato davanti a lui. Non lo toccò subito. Sembrava non avere il coraggio. Fu il primo segnale che la sua facciata stava crollando, un leggero movimento dietro di lei. Qualcuno si alzava, ma non per seguirla o per chiederle scusa, solo per sbirciare, per scoprire cosa avesse osato scrivere in risposta a un'umiliazione così plateale. Questa era la verità. In quella stanza, in quell'esatto istante, le risate si erano spente del tutto. Vanessa aveva lasciato un messaggio ineludibile, una dichiarazione che non poteva essere ignorata. Non era una minaccia, né un insulto grezzo. Era un colpo diretto, elegante, definitivo. Il biglietto, scritto con grafia ferma, recitava: «Non sono io la fallita. Tu sei il padre che ha fallito nel riconoscere il valore». E sotto c'era un allegato che avrebbe fatto tremare le fondamenta del suo impero, una copia autenticata del contratto di cessione della quota di maggioranza di Negri Acciaio Società per Azioni che lui, il signor Negri, aveva ereditato dalla defunta nonna di Vanessa. Quella quota, che lei aveva da tempo e di cui lui era all'oscuro, gli era stata appena riacquistata da un consorzio straniero, con un accordo da capogiro concluso grazie alla sua intermediazione. Un'operazione mastodontica, la cui notizia sarebbe stata annunciata pubblicamente la mattina seguente. Un successo silenzioso, tessuto nell'ombra, che quella sera Vanessa aveva trasformato nella sua più potente arma. L'aveva tenuto nascosto, non per vendetta, ma perché suo padre non aveva mai mostrato interesse per i suoi successi non convenzionali. Ma quella sera il segreto era diventato il suo scudo. Mentre Vanessa usciva dalla sontuosa villa, la mente le dipingeva con chiarezza la scena che si sarebbe svolta, la rabbia che avrebbe infiammato il viso di suo padre, l'incredulità dipinta nei suoi occhi, l'ego ferito a morte, ma soprattutto il vuoto. Perché quella sera, per la prima volta, si ritrovava senza il suo bersaglio preferito e il suo potere, la capacità di annientare qualcuno con una sola frase, era svanito nel nulla. Vanessa aveva reclamato la sua dignità e anche se nessuno in quella stanza l'aveva difesa, aveva compreso che la difesa più potente è quella che si forgia nel proprio animo. Mentre si allontanava nell'oscurità della notte di fine giugno, ogni passo le sembrava più leggero del precedente. Una sensazione di liberazione pura, di pace profonda, che nasce solo quando si smette di mendicare approvazione da chi non ti ha mai davvero visto. Non passò molto tempo prima che accadesse. Stava iniziando la manovra per uscire dal vialetto quando sentì il cigolio rabbioso del portone d'ingresso che si spalancava. Poi passi pesanti che correvano lungo il viale. Un urlo squarciò il silenzio della campagna. «Che diavolo significa tutto questo, Vanessa?» La voce di suo padre era irriconoscibile, vibrante di una furia impotente. Per un istante Vanessa rimase immobile, le mani strette al volante. Non si voltò subito. Lo lasciò avvicinarsi, la lasciò vedere la sua reazione. «Fermati, quella documentazione. Che cosa hai fatto?» gridò, scendendo i pochi gradini. Vanessa, con un movimento quasi impercettibile, abbassò il finestrino. Il volto di lui era paonazzo, il plico stropicciato in mano. La sua voce tremava, ma non era rabbia, era qualcosa di più profondo. Paura. Paura della perdita, della sua autorità che si sgretolava. Vanessa si limitò a dire, la voce ferma come l'acciaio: «Leggilo bene questa volta, ogni riga, ogni cifra». Fece per replicare, ma lei lo zittì con un gesto calmo della mano. Era la prima volta che gli parlava senza abbassare lo sguardo, senza che la voce le tremasse sotto il suo tono imperioso. «È tutto legale, papà. I documenti sono stati depositati. La quota è mia, ora.
Non hai più nulla da dimostrare, non a me. Per qualche secondo lui rimase in silenzio, si guardò intorno come se cercasse un alleato invisibile, un rinforzo, ma era solo, nessuno era uscito con lui, e quella fu la sua prima vera sconfitta. Iniziò a balbettare, frasi spezzate che non avevano senso, quasi prive di logica. Questo è ridicolo, non puoi, io sono tuo padre. Ma la sua voce suonava debole, lontano anni luce da quel tono autoritario che aveva plasmato la sua infanzia. Lo lasciò lì, sul vialetto, con il plico in mano e l'orgoglio in frantumi. Non sapeva cosa avrebbe fatto dopo, se avrebbe urlato al vento, strappato quei fogli o chiamato uno dei fratelli per cercare conforto. Ma non le importava più. Per la prima volta nella sua vita aveva agito per se stessa, senza chiedere il permesso, senza temere il suo giudizio. Aveva compiuto un gesto piccolo in apparenza, ma dal significato immenso. Aveva reclamato ciò che le era stato negato per anni, il diritto di essere vista, il diritto di essere rispettata, il diritto di andarsene. E non fu la cessione della quota, alla fine, a ferire più suo padre. Fu la consapevolezza che Vanessa non sarebbe più tornata a implorare un posto a quel tavolo, perché a volte la risposta più potente non è una vendetta urlata, ma l'indifferenza, è il silenzio che risuona dopo il rumore. Quella notte Vanessa guidò senza meta per ore. Le strade familiari scorrevano sotto le ruote, ma le sembrava di vederle per la prima volta. Ogni semaforo, ogni angolo di strada, ogni lampione sembrava diverso, come se la città stessa avesse cambiato volto insieme a lei. Non aveva pianto. Non ancora. Non perché mancassero i motivi, ma perché dentro di sé non c'era spazio per il dolore, solo per qualcosa che assomigliava in modo sorprendente alla più pura delle liberazioni. Si fermò in un piccolo parcheggio isolato, spento il motore, e rimase lì, nel silenzio più assoluto. Ripensò a tutto, la cena, le risate, il plico, e inevitabilmente a ciò che aveva scritto, perché quella non era stata una semplice frase dettata dalla rabbia, era una dichiarazione, una verità che aveva tenuto nascosta per troppo tempo. Suo padre, in realtà, sapeva pochissimo di ciò che lei aveva costruito negli ultimi anni, non perché volesse nasconderglielo, ma perché lui non aveva mai chiesto. Ogni volta che cercava di condividere un successo, lui cambiava argomento o alzava un sopracciglio con quell'espressione che la faceva sentire fuori luogo. Così lei aveva smesso di provare. Quello che lui non sapeva era che, dopo anni di lavori precari e mal pagati nel mondo dell'arte e della scrittura, Vanessa aveva finalmente trovato la sua strada. Aveva fondato una piccola casa editrice indipendente specializzata in graphic novel di autrici emergenti, che contro ogni previsione era diventata un fenomeno di nicchia, ma con un pubblico estremamente fedele. Aveva ottenuto contratti di distribuzione internazionale e le sue pubblicazioni venivano studiate in corsi universitari dedicati all'editoria innovativa. Non era diventata una celebrità, certo, ma viveva del suo lavoro, con dignità e con una passione che infiammava ogni sua giornata. Il suo nome, che suo padre aveva sempre considerato insignificante, stava finalmente lasciando un'impronta nel mondo editoriale. Eppure non gli aveva mai detto nulla di tutto ciò, perché nel profondo sapeva che anche se glielo avesse urlato in faccia, nulla sarebbe cambiato. Per lui contavano solo i titoli accademici, i conti bancari faraonici, le conferme esterne che risuonavano nel suo mondo, non le storie, non le parole, non le persone che si costruivano da sole. Nel plico che gli aveva lasciato aveva incluso tutto, la documentazione della sua casa editrice, le recensioni entusiastiche di importanti riviste culturali, persino alcune lettere di lettrici che scrivevano: «Le tue storie ci hanno dato la forza di seguire i nostri sogni». Tutto lì, nero su bianco, una prova, non per vantarsi, ma per mostrare a suo padre che non era mai stata una fallita, solo diversa, e per lui quell'essere diversa era sempre stato il vero problema. Ma ciò che lo aveva colpito più di tutto era stato l'ultimo, sottile, gesto. Accanto ai documenti aveva lasciato un assegno, un importo esatto, calcolato al centesimo, corrispondente al valore di mercato della quota di Negri Acciaio SpA che gli aveva riacquistato. Una somma che sapeva potesse incassare, ma che non si sarebbe mai aspettato di ricevere in quel modo. Non era una richiesta, non era un favore. Era il modo più elegante che aveva trovato per dire:
Non ti devo più nulla, nemmeno il ricordo del mio debito. Fu quello, ne era certa, il momento in cui perse davvero il controllo. Non vide la sua reazione, ma poteva immaginarla con una chiarezza spaventosa. Lui, in piedi accanto al tavolo imbandito, gli occhi che scorrono sulle cifre, poi sulle lettere delle lettrici, poi di nuovo sulla cifra finale, con un'incredulità crescente, la voce che gli muore in gola, il silenzio assordante che lo circonda, mentre gli altri si chinano a leggere da dietro le sue spalle, e quell'assegno maledetto che bruciava più di qualsiasi insulto, perché la verità era che lui non si aspettava più nulla da lei. L'aveva già etichettata. Vanessa era la pecora nera, la delusione, l'errore. E dentro quella narrazione si sentiva al sicuro, persino superiore, perché se c'è un fallito, tutti gli altri brillano di più. Ma quando quella verità crolla, quando ti rendi conto che il tuo giudizio è stato cieco, che la persona che disprezzavi era in realtà quella più coraggiosa e capace, allora il castello di carte si sgretola. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, non il tempo, non il mondo esterno, ma qualcosa di profondamente intimo dentro di te. È come se un nodo che ti ha stretto il petto per anni si sciogliesse improvvisamente, lasciandoti respirare un'aria nuova, pura, libera. Così si sentiva Nessa nei giorni successivi a quella cena. Non tornò più in quella casa, non per orgoglio, ma per un profondo rispetto verso se stessa. Non rispose ai messaggi dei suoi fratelli, né a quelli rari e impacciati di sua madre. Non c'era più nulla da dire. Aveva detto tutto senza alzare la voce, con la calma di chi sa di avere ragione, e paradossalmente fu proprio quel silenzio, quel suo allontanamento definitivo, a urlare più forte di qualsiasi confronto mai avuto con suo padre. Ma il vero punto di svolta non fu la sua uscita da quella cena, né il clamore del suo addio, fu ciò che accadde dopo. Qualche giorno più tardi, un pacco anonimo arrivò a casa sua. Non c'era mittente, ma Vanessa riconobbe subito la calligrafia, precisa, elegante, ma allo stesso tempo severa. Quella di suo padre. Dentro trovò una scatola e all'interno un oggetto che non si aspettava minimamente. Una delle sue vecchie illustrazioni per un racconto infantile, risalente ai suoi primi anni di studio all'Accademia. Un disegno che pensava perduto, che lui aveva trovato chissà dove e conservato, in silenzio, mai elogiato, mai commentato, solo messo da parte, con cura. Insieme c'era un foglietto piegato, una sola frase, scritta a mano con un'insolita incertezza. Ho sempre saputo che avevi talento, non ho mai saputo come dirtelo. Per qualche secondo Vanessa rimase immobile, incapace di interpretare quelle parole. Era una scusa? Una richiesta di perdono? Un tentativo impacciato di riaprire un dialogo? Ma poi capì qualcosa di molto più profondo e importante. Suo padre non era mai stato il muro insormontabile che lei aveva tentato di abbattere per tutta la vita. Era un uomo spaventato, intrappolato nel proprio ruolo, nella propria visione rigida del mondo. Un uomo che aveva sempre creduto che mostrare stima fosse una debolezza, un'apertura alla vulnerabilità, che per paura di apparire fragile aveva costruito un impero di distanza emotiva. Non lo giustificava, non voleva tornare indietro, ma per la prima volta lo vedeva per quello che era, non il giudice, non il carnefice. Un uomo solo, intrappolato nelle sue stesse convinzioni. E in quell'istante Vanessa comprese il suo vero e definitivo momento di svolta. Non era stato lasciare la cena, non era stato riprendersi il suo posto, né lasciare il plico. Era stato smettere di cercare l'approvazione da chi non sapeva nemmeno approvare se stesso. Quella fu la sua libertà più grande. Per tutta la vita aveva tentato disperatamente di rientrare in uno stampo che non le era mai appartenuto. Aveva provato a essere più pragmatica, più misurabile, solo per ottenere uno sguardo diverso da lui. Aveva calibrato ogni parola, ogni gesto, ogni scelta, come se stesse recitando una parte in un dramma familiare. Ma non importa quanto bene reciti, se il pubblico ha già deciso che non gli piaci. Quel giorno, mentre stringeva tra le mani quella vecchia illustrazione, Vanessa finalmente sorrise. Un sorriso vero, che non doveva nulla a nessuno. Era libera. Se questa storia ti è arrivata al cuore, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri nuovi racconti. Sono Rossana e ti aspetto per raccontarti una nuova storia.